buongiorno. Abbiamo parlato tantissime volte di eventi prodigiosi, eventi strani, eventi teoricamente poco credibili che sono presenti nei libri sacri, nella Bibbia, nei libri sacri dell'Oriente, eccetera. Oggi vorrei darvi alcune testimonianze, sempre antiche ovviamente, di eventi simili, per non dire uguali, a quelli che abbiamo visto più volte nella Bibbia, però provenienti da un territorio, come dire, al di sopra di ogni sospetto, cioè provenienti da un territorio dal quale non ci si aspetterebbe di ricevere testimonianze di questo genere, e in particolare sto parlando dell'Italia. C'è un libro che si chiama Libro dei Prodigi o Liber Prodigiorum, perché è in latino, scritto da tale Giulio Sequente, dico tale Giulio Sequente perché sia sul libro che su di lui sono stati scritti moltissimi volumi, perché regna sovrana l'incertezza su questa fonte, cioè su Giulio Sequente, sul momento in cui l'ha scritto, eccetera. Ciò che invece è importante è che sulla fonte prima non ci sono incertezze, cioè tutti gli storici sono d'accordo sul fatto che la fonte è lo storico romano Livio. Difatti dice la curatrice del testo: non ci sono dubbi sul fatto che alla base ci sia la monumentale opera di Livio, e sembra ormai definitivamente dimostrato che il confronto con l'originale liviano permette di giungere alla conclusione che i fatti prodigiosi e i riti per la loro espiazione siano tratti direttamente dalla fonte. Perché dice i riti per la loro espiazione? Perché prodigium in latino indica propriamente un evento che ha una valenza negativa, e quindi finché questi fatti venivano inseriti all'interno del pensiero religioso si avvertiva la necessità in un qualche modo di intervenire con dei sacrifici per espiare questi prodigi, ma in realtà i termini che sono usati per indicare questi fatti straordinari sono tanti. Sono prodigium, portentum, miraculum, monstrum, omen. Ecco, per esempio, così come prodigium aveva una valenza soprattutto negativa, omen invece indicava una valenza positiva. Ma non è questo tanto che ci interessa, così come appunto non è che ci interessi molto entrare nel merito delle lunghe disquisizioni che ci sono sull'autore di questo libro, perché siamo abituati a ben altro, cioè siamo abituati alla Bibbia, sia all'Antico che al Nuovo Testamento, perché per entrambi non sappiamo chi li ha scritti, e quindi è un problema che non ci poniamo, perché se dobbiamo rifiutare questo libro perché non abbiamo certezze su Giulio o Sequente, figuriamoci un po' cosa dovremmo fare dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ciò che è importante invece, come dicevo prima, è sapere che la fonte indiscussa a questo punto è Livio. Livio che in quanto storico si sente chiamato a non tralasciare, scrive, di elencare quei prodigi che i suoi saggi predecessori hanno ritenuto di riconoscere come fatti degni di pubblico interesse. E questa è una dichiarazione metodologica ovviamente importante. E lo storico ci invita a deporre il nostro scetticismo di moderni e a rileggere con maggiore partecipazione
questi cataloghi di prodigi. Deporre il nostro scetticismo di moderni. Detto in altre parole, io ripeto sempre, avere la mente aperta, perché non sappiamo. Queste cose potrebbero anche essere vere, anche perché sempre Livio nella prefazio afferma che i racconti tradizionali che si riferiscono ai tempi precedenti la fondazione di Roma, lui li racconta senza l'intenzione né di confermarli né di confutarli, esattamente come facciamo con la Bibbia, cioè diciamo prendiamo quello che c'è scritto, e lui ha ritenuto di raccogliere ciò che i suoi saggi predecessori ritenevano a loro volta fatti degni di essere ricordati e di essere annotati. Però prima di passare a leggere queste descrizioni di eventi strani, io se non mi leggo un versetto della Bibbia vado in crisi di astinenza, ma anche perché ciò che vi voglio leggere, brevissimo, potrebbe essere preso così com'è, messo all'interno del Liber Prodigiorum e andrebbe benissimo, sia come descrizione, e lo vedremo, sia come tempi, perché il Liber Prodigiorum va dal 190 al 10 avanti Cristo. L'evento descritto qui e che non vi ho mai letto, non ne ho neanche mai parlato nei libri, è da collocarsi tra il 169 e il 167 avanti Cristo, è tratto dal libro dei Maccabei e si riferisce al re Seleucide Antioco IV Epifane. E dice, siamo nel libro quinto del secondo libro dei Maccabei. In questo tempo Antioco decise la seconda spedizione in Egitto. Accadde allora che sopra tutta la città per circa 40 giorni si vedessero cavalieri che correvano per l'aria con vesti d'oro, armati di lance roteanti e di spade sguainate, schiere di cavalieri disposti a battaglia, attacchi e scontri vicendevoli, trambusto di scudi, selve di aste, lanci di frecce, bagliori di bardature d'oro e corazze di ogni specie. Tutti perciò pregavano perché l'apparizione fosse di buon augurio. E anche qui ritorniamo a quanto ho detto prima in relazione ai modi in cui chiamavano i latini gli eventi prodigiosi, e prodigium aveva una valenza negativa, mentre ad esempio il termine omen aveva una valenza positiva. E qui siamo esattamente nello stesso ambiente culturale, diciamo così. Qui siamo ovviamente nel 168 a.C., siamo in piena era ellenistica, quindi le corrispondenze anche culturali ovviamente non ci devono stupire. Ma adesso andiamo a leggere e leggo direttamente, esattamente come li ha citati Giulio Ossequente, senza fare commenti, per rispettare anche il pensiero di Tito Livio, che non intendeva né confermarli né confutarli. Allora, nel 188 a.C., sull'Aventino, si vede una pioggia di pietre che fu riparata con una cerimonia sacra della durata di 9 giorni. Cioè questo era l'esempio di un prodigium, cioè di un evento con valenza negativa. Altre pietre piovvero nel 186 a.C. nella regione del Piceno. Nel 181 a.C.
siamo nell'area sacra di Vulcano, le lance di Marte si mossero da sole e a Lanuvio la statua di Giunone Salvatrice versò lacrime. Questa ve l'ho letta perché richiama ovviamente tutte le Madonne che lacrimano in giro per il mondo e quindi, come dire, non è un fenomeno nuovo che riguarda soltanto la Madonna, ma era già ben conosciuto nell'antichità. Nel 166 a.C. a Lanuvio di notte fu visto in cielo un bagliore fiammeggiante. Devo precisare che il termine bagliore fiammeggiante è la traduzione del termine latino fax, che indica un oggetto fiammeggiante, una torcia, una fiaccola o una meteora. Quindi bagliore fiammeggiante è un termine troppo astratto, però così come tradotto ve lo leggo. Ma ricordiamo che a fronte di bagliore in latino invece è indicato un oggetto molto concreto, materiale. Sempre nello stesso anno, a Cassino, molti edifici furono abbattuti dal fulmine e il sole fu visto per alcune ore della notte. Quindi nella notte si è visto questo grande lume. Nel 163 a.C. a Capua, anche qui, di notte fu visto il sole, mentre a Formia furono visti durante il giorno 2 soli e il cielo si infiammò. Sempre nello stesso anno, a Cefalonia fu vista in cielo una tromba che suonava e di notte a Pesaro splendette una parvenza di sole. Nel 154 a.C. a Conza furono viste armi volteggiare in cielo, esattamente come abbiamo letto prima. Armi che volteggiavano in cielo. E qualcuno di voi sicuramente ricorda che di armi che volteggiavano in cielo parlano anche Tacito e Giuseppe Flavio sul cielo di Gerusalemme, cosa che ho già ricordato più volte. Nel 147 a.C. a Cere di notte il cielo fu visto infiammarsi. Nel 140 a.C. a Preneste e a Cefalonia sembrò che insegne militari fossero cadute dal cielo. 3 anni dopo, a Preneste, fu visto un bagliore in cielo, e per bagliore ricordiamo sempre che ci si riferisce ad un oggetto materiale, e a ciel sereno tuonò. Quindi quando questo oggetto luminoso è comparso nel cielo, si è sentito un grande rumore che qui ovviamente viene paragonato ad un tuono. Ed è una cosa questa che nella Bibbia abbiamo visto moltissime volte. Pensiamo al rumore che faceva il Kavod quando si alzava da terra, come è chiaramente scritto in Ezechiele. Nel 134 a.C. di notte ad Amiterno fu visto il sole e la sua luce durò a lungo. Nel 130 a.C., anche qui a Terracina c'è una statua che lacrima, e qui in questo caso è la statua di Apollo che lacrima per 4 giorni, quindi sono fenomeni che si ripetono. Nel 122 a.C. in Gallia furono visti 3 soli e 3 lune, e le 3 lune sono confermate anche da Plinio il Vecchio. Quindi abbiamo 2 fonti, non soltanto Tito Livio, ma anche Plinio. E andiamo avanti. Nel 106 a.C.
qui siamo a Roma, fu udito un fragore in cielo e furono visti cadere dall'alto aste. Sempre a Roma in pieno giorno fu visto un bagliore che attraversava il cielo. Ricordiamo sempre che cosa si intende con il termine bagliore. Nel 104 a.C. a Todi e a Meria furono viste armi combattere in cielo da oriente e da occidente ed essere sconfitte da occidente. Questa stessa cosa è raccontata da Plinio il Vecchio, che parla appunto di due schiere di oggetti volanti che si combattono in cielo, arrivando da oriente e da occidente, e una delle due viene sconfitta. Nel 103 a.C., nel Piceno, furono visti 3 soli e nel territorio di Bolsena una fiamma si sollevò da terra e fu vista toccare il cielo. Mi vengono in mente le descrizioni di Ezechiele, ovviamente, talmente sono simili. Nel 100 a.C., a Tarquinia, al tramonto, un oggetto rotondo, simile a uno scudo, fu visto attraversare il cielo da occidente a oriente. Quindi simile ad uno scudo. Vedete che i primi che hanno visto i cosiddetti UFO li hanno chiamati piattini volanti. Ovviamente a Roma preferivano chiamarli scudi volanti, ma insomma ognuno cercava e cerca il suo termine di paragone. Nel 94 a.C., nel territorio dei Vestini, in cielo apparve un bagliore e tutto il cielo sembrò infiammarsi. Il territorio dei Vestini è in realtà nel Sannio. Nel 93 a.C. ad Arezzo c'è una statua di bronzea di Mercurio che invece di piangere suda. A Bolsena, sempre nel 93 a.C., a Bolsena all'alba una fiamma fu vista risplendere in cielo. Dopo essersi raccolta in un punto, la fiamma mostrò una bocca del colore del ferro. Il cielo sembrò aprirsi e colonne di fuoco apparvero attraverso quella fenditura. Questa è una bella descrizione che ci consente, insomma, di lavorare con l'immaginazione, ma non lo facciamo. Nel 92 a.C. a Fiesole in cielo fu visto un fascio di luce. Nel 91 a.C. a Roma all'alba una sfera di fuoco apparve con grande fragore nella zona settentrionale del cielo, mentre nella regione di Spoleto una sfera di fuoco del colore dell'oro cadde a terra e, divenuta più grande, fu vista essere trasportata da terra verso oriente e coprì la grandezza del sole. Quando ho letto questo non ho potuto fare a meno di pensare alla cosiddetta esperienza del profeta Zaccaria, che vede arrivare una Efà volante, cioè una sfera volante che ha una botola, ve l'ho già raccontato, si apre la botola, dentro c'è un individuo, una donna, un individuo femminile, non so dirvi se fosse un'umana o no, poi arriva un altro individuo femminile e questa sfera viene portata anche lì ad oriente, in terra di Sumer. Quindi queste due descrizioni sono stranamente e straordinariamente molto simili. In più qui si dice che coprì la grandezza del sole, quindi evidentemente mentre viaggiava verso l'alto, per via insomma delle proporzioni, è arrivata a creare una
mini, piccola e momentanea eclisse. Nell'88 avanti Cristo, qui si parla di Mitridate, cioè quell'Antioco di cui parlavamo prima, e si dice che nell'accampamento un corpo di grandi dimensioni cadde dal cielo. Una figura dall'aspetto di Iside fu vista colpire con il fulmine una macchina da assedio, fu sentita una grande risata senza vedere di chi fosse. Ecco, qui anche qui la descrizione è molto particolareggiata e la prendiamo così com'è, senza porci dei problemi. Nel 63 a.C. a Pompei una fiaccola ardente si estese in lunghezza verso il cielo a partire da occidente. Questo evento, tra l'altro, è confermato anche da Cicerone nelle sue Catilinarie, dove parla appunto proprio di questa fiaccola di Pompei e lui la cita, come si usa dire, Cicero pro domo sua, insomma la cita a suo favore. E andiamo avanti, nel 44 a.C. a Roma in cielo apparve un bagliore che si muoveva verso occidente. Una stella fulgente brillò per 7 giorni. Brillarono 3 soli e intorno al sole più basso una corona come di spighe sfavillò, assumendo la forma di un disco, e in seguito, ritornato il sole a un'unica orbita, per molti mesi vi fu una pallida luce. Certo che questo è un evento molto complesso, non può trattarsi di una semplice visione onirica, perché insomma è descritto con dovizia di particolari. Nel 43 a.C., siamo nel periodo delle lotte tra Ottaviano e Antonio, e a Roma apparizioni di armi e di dardi furono viste muoversi con fragore dalla terra al cielo. Certo che ne hanno viste di cose questi nostri antenati. Nel 42 a.C. a Roma, a tal punto di notte brillò la luce che ci si alzò per andare al lavoro come se fosse sorto il nuovo giorno, mentre nelle vicinanze di Modena, intorno all'ora terza del giorno, furono visti 3 soli subito ristretti a una unica circonferenza. Anche questa è molto particolareggiata e interessante. E chiudiamo con questa del 17 a.C., dove nei pressi della villa di Livia, a ridosso dell'Appennino, Livia moglie di Augusto, un bagliore celeste, attraversando il cielo da sud verso nord, rischiarò la notte con una luce simile a quella del giorno. Tutto questo ci rimanda a decine, a centinaia, se non migliaia, di descrizioni assolutamente simili, direi addirittura sovrapponibili a queste che ci provengono dall'antichità. Dobbiamo pensare che tutti hanno inventato o abbiamo, come dire, la possibilità di pensare che ci abbiano raccontato ciò che hanno visto? Ciascuno di noi trarrà le sue conclusioni e noi facciamo come Tito Livio. Né confermiamo né neghiamo, ma prendiamo per come ci viene raccontato. Ciao, grazie e alla prossima.